Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come potete vedere appunto con i tarocchi della sensualità Wicca, questo nuovo mazzo che appunto io uso da poco sul canale e che sto usando di frequente, voglio usare magari più frequentemente del solito nei miei video proprio per permettervi ovviamente di conoscere meglio questo mazzo, entrarci maggiormente ovviamente a contatto. Ovviamente lo alternerò come faccio sempre con tutti gli altri mazzi. Quindi sicuramente è un mazzo molto bello. È un mazzo che, come avrete già visto precedentemente, riesce ad abbinare molto bene, diciamo, sia la tradizione ovviamente iconografica dei significati cartomantici appunto dei tarocchi, dei 78 arcani maggiori e minori, ma anche riprende molto proprio dalla tradizione Wicca, in particolar modo per quanto riguarda appunto l'eros e l'erotismo. Quest'oggi appunto ci occuperemo di un argomento che ovviamente è inerente all'erotismo, altrimenti non avrei usato appunto questo mazzo, e che riguarda, se vogliamo, anche una speranza, un pensiero positivo, dai, nei confronti del futuro, per appunto tutte coloro che da un punto di vista proprio fisico, ragazzi, da un punto di vista erotico, carnale, non hanno vissuto un passato particolarmente soddisfacente, o hanno semplicemente incontrato le persone sbagliate che non sono state in grado di appunto appagarvi. Ecco, cerchiamo di capire se il futuro invece vi riserverà qualcosa di più. Futuro a breve distanza, diciamo così, è un futuro un po' più lontano. Cerchiamo anche di capire eventualmente quali ostacoli potrebbero esserci e partiamo dal presente, perché è giusto anche, no? Cercare di capire se, per carità, magari nel presente ci sia qualcosa, perché no, di interessante. Allora, quindi avrete capito che appunto io utilizzerò quest'oggi il metodo del pentacolo, quindi ovviamente 5 carte che andranno appunto a ricoprire queste posizioni interessanti. È ovvio che, ragazzi, l'erotismo è un elemento molto importante nella vita di ciascuno di noi, anche perché obiettivamente la sensualità, la sessualità non sono solo un fare, ma anche un dare e un ricevere. E quindi è chiaro che ciascuno di noi può aver conosciuto in passato, aver avuto partner che non sono stati proprio così, diciamo, capaci di in qualche modo appunto appagarci nel ricevere e quindi anche nello spronarci ovviamente nel dare. Quindi è ovvio che tutti possiamo aver avuto, vi ripeto, dei partner che seppur esteticamente meravigliosi, è accaduto anche a me sinceramente, però non c'era quel feeling giusto per cui poi ci si potesse definire appagati. Sarà successo sicuramente a molti di voi. Ed è chiaro che siamo qui in questa stesa grazie al principio di sincronicità per capire un po' il karma, che cosa invece riserva. Magari una sorpresa, magari proprio quella persona giusta che invece può finalmente appagarvi. Quindi cerchiamo un po' di capire obiettivamente che cosa quindi vi riserva in particolar modo il presente, quindi cosa c'è, e ovviamente il futuro, con anche qualche piccolo consiglio, ovviamente strada facendo, da questi meravigliosi arcani. D'accordo? Dunque, io inizio appunto a mescolare il mazzo, ovviamente operazione molto importante, e dunque per il principio di sincronicità, per chiunque di voi appunto abbia vissuto in passato una storia o anche diverse frequentazioni poco appaganti da un punto di vista erotico e sentimentale, a prescindere dal fatto che voi siate ad oggi impegnate o libere, cerchiamo di capire appunto che cosa vi riserva ovviamente il futuro. Vediamo un po' per il principio di sincronicità
con il metodo appunto del pentacolo, quindi dei 5 arcani. Cerchiamo dunque capire quale sarà il vostro futuro più prossimo, il vostro futuro più distante, quali potrebbero essere gli ostacoli e cosa poter fare per superare questi ostacoli, e ovviamente cerchiamo di capire anche quanto la vostra situazione attuale però possa essere effettivamente promettente. Vi ripeto, accenno ovviamente anche alla vita sentimentale, ma focus importante sull'aspetto appunto erotico e ovviamente carnale della situazione. Vediamo un po'. No? Perfetto. Allora, io allontano ovviamente momentaneamente il mazzo di arcani in modo da permettervi appunto di avere una visione molto più completa appunto dei tarocchi estratti e ovviamente sul tavolo di stesa. E iniziamo con appunto la prima posizione, ossia la situazione attuale, gli ostacoli, cosa fare ovviamente per superare questi ostacoli, il futuro più prossimo e ovviamente il futuro più distante, quindi l'esito definitivo della domanda. Allora, in questa posizione quindi parliamo della vostra situazione attuale. E in questo caso abbiamo la regina di coppe. Allora ragazzi, la regina di coppe ci parla ovviamente di una donna che piace. Quindi sicuramente voi piacete molto a molte persone, perché la regina di coppe è una donna che non passa mai inosservata. È una donna che piace non solo però per il suo aspetto fisico, ma piace anche molto ovviamente e particolarmente anche per la sua empatia, per la sua dolcezza e per quella dose diciamo di femminilità in più che ovviamente vi rende una donna ancora più appetibile, leale, sincera, quindi quella spontaneità diciamo che vi caratterizza e che effettivamente piace moltissimo alle persone che vi circondano. La regina di coppe è una donna quindi ambita da più persone, quindi sicuramente i corteggiatori non vi mancano e ovviamente vi ripeto persone attratte non solo per il vostro aspetto fisico, ma ovviamente persone attratte anche per il vostro carattere, per il vostro modo di porvi. Cioè vi ripeto, queste persone apprezzano di voi in particolar modo proprio quel fare, vi ripeto, sereno, quel fare empatico, ma comunque femminile, comunque sensuale e soprattutto quella vostra capacità di dare. Cioè evidentemente anche da un punto di vista erotico i partner, sia i partner del passato ma anche persone che potreste frequentare nel presente, apprezzano molto anche il vostro, tra virgolette, diciamo sacrificarvi per in qualche modo cercare sempre di soddisfare l'altro. Cioè obiettivamente avete sempre fatto di tutto per cercare di in qualche modo venire incontro all'altra persona, o comunque questa è la vostra propensione naturale, o comunque questo è quello che leggono gli altri di voi. Cioè siete sempre state assolutamente disponibili nel dare il meglio di voi e nel mostrare il meglio di voi, consapevoli ovviamente del vostro valore, sicuramente della vostra bellezza, di cui sicuramente dovete ovviamente andarne fiere, queste sicuramente, ma è anche vero che comunque avete un'interiorità molto particolare. Tra l'altro la regina di coppe, come tutti i personaggi di coppe, si rifà ovviamente ai segni d'acqua, in particolar modo al segno del cancro, quindi avete anche una dose di, diciamo così, sensitività
abilità che vi permette anche di capire immediatamente quali sono i bisogni e le necessità dell'altro, e quindi fate di tutto per cercare di accontentare l'altro, quasi a volte in modo un po' troppo materno, cioè siete persone molto carine, molto premurose nei confronti dell'altro, cioè fate quella domanda in più, quel gesto in più, per cui le persone che fortunatamente per loro vi sono state al fianco non potranno mai dire era un egoista, mai, ma potranno sempre solo dire lei mi ha dato tanto e faceva di tutto. Quindi avete anche quella capacità di comprendere immediatamente l'altro e quindi anche di dargli ciò di cui ha bisogno. Comprenderlo però anche captando, diciamo, anche i lati peggiori del carattere di un individuo. Per cui molte volte vi siete ritrovate, diciamo, in situazioni che avevate già quasi previsto. Cioè, a volte vi siete trovate a ripetervi, visto? Lo sapevo, lo immaginavo, lo sentivo. Ecco, voi avete questa capacità, quindi questo è già un consiglio importante, cioè quale? Ascoltate il vostro istinto, perché voi avete un intuito a pelle, quel qualcosa che vi permette di capire, ok, d'accordo, quella persona ha bisogno di quella cosa, preferisce quella cosa piuttosto che, ma avete anche la capacità di capire immediatamente, no, quella persona non fa per me, quella persona mi sta raccontando qualche bugia di troppo, oppure io con lui mi sento bene, questa è la persona giusta per me. Quindi cercate di ascoltare il vostro intuito, perché vi arriveranno ovviamente anche in futuro delle utili informazioni. D'accordo? Vi ripeto, la carta della Regina di Coppe è molto positiva in una stesa, soprattutto in apertura, come prima carta, perché ci fa capire che, vi ripeto, voi avete tanti corteggiatori, non uno, non c'è una sola persona a cui voi piacete. La Regina di Coppe piace a tanti, ma proprio per questo suo intuito, la Regina di Coppe riesce ovviamente anche a selezionare, perché comprende in fretta chi ha dall'altra parte e quindi scarta chi deve scartare e si tiene quelle poche persone che reputa valide. Ecco, continuate su questa falsariga, cioè continuate a dare ascolto al vostro intuito, cercando proprio di essere selettive, cioè dovete fare una selezione in riferimento a tutte le persone che potreste conoscere. D'accordo? Perché vi ripeto, la Regina di Coppe è ambita, La Regina di Coppe parla di corteggiamento, parla di notizie, parla di chat, parla di inviti. Quindi voi potreste ricevere a breve, appunto, notizie, messaggi, inviti da parte di diverse persone, ma utilizzate il potere della Regina di Coppe, cioè la capacità di andare oltre i veli. D'accordo? Quindi siete persone molto valide, siete persone ammirate, siete persone desiderate da più, appunto, pretendenti. Ma mi raccomando, dovrete ben, ovviamente, discernere, selezionare. E voi lo sapete fare. Come? Attraverso l'intuito. Ascoltate quella sensazione, quella voce che vi suggerisce lascia stare. Oppure si potrebbe fare, perché no? Potrebbe essere un ottimo partner. D'accordo? Quindi vi ripeto, è una bellissima carta, la Regina di Coppe, già ovviamente inaugurale, perché ci parla proprio di successo. Quindi voi riscuotete successo e ci sono più persone che stanno pensando di in qualche modo farsi avanti, comunque di comunicare
e ovviamente di raggiungervi, vi ripeto, attraverso messaggi, telefonate o comunque incontri o comunque inviti. Quindi ragazzi, direi che obiettivamente potrete stare assolutamente tranquille, perché sicuramente, se non altro, avete un bel parterre appunto di pretendenti, tra i quali potrete ovviamente, vi ripeto, scegliere. D'accordo? Vediamo in questa posizione però gli ostacoli, eventualmente anche di chi fidarsi un po' poco, e cerchiamo di capire perché. Allora, qui c'è il re di spade. Allora ragazzi, sicuramente in futuro o anche comunque diciamo entro breve tempo, qui conoscerete un re di spade. Il re di spade generalmente è un uomo adulto, nel senso da un punto di vista ovviamente anagrafico, di solito ha dai 40 anni in su. È una persona che potrebbe, da un punto di vista professionale, indossare una divisa o comunque, vi ripeto, non deve per forza appartenere alle forze dell'ordine, magari anche può essere appunto un carabiniere, un poliziotto, un vigile del fuoco, guardia di finanza, ma può essere anche un giudice, può essere anche un medico, può essere anche un infermiere, può essere anche un capoturno, può essere anche un meccanico, cioè chi indossa una divisa, una tuta da lavoro, comunque indumenti che riportino immediatamente, direttamente al suo ambito professionale, quindi riconoscibile da tutti. Il re di spade, per quanto riguarda, diciamo, l'appartenenza astrologica, generalmente si rifà ai 3 segni d'aria, quindi ovviamente gemelli, acquario e bilancia. Chiaramente ragazzi, sono ovviamente segni molto intelligenti, quindi sono segni molto particolari che a livello comunicativo ci sanno fare, quindi questa persona saprà assolutamente conquistarvi. Ma vi ripeto, è comunque una persona da tenere ben d'occhio, perché sicuramente mi viene in posizione di ostacolo. Quindi è una persona che, come tipico dei personaggi di spade, ovviamente fa fatica ad esprimere in maniera chiara e pulita i propri sentimenti, quindi ha un atteggiamento particolarmente serio, scostante, distaccato, pur magari essendo assolutamente ovviamente molto attratto e interessato a voi, ma innanzitutto sono persone che dimostrano poco ciò che pensano, quindi aprono di rado il loro cuore agli altri. Ma vi ripeto, soprattutto sono persone un po', diciamo così, allergiche ai rapporti molto profondi e duraturi. Difatti potrebbe non solo appartenere ai 3 segni zodiacali che vi ho appena citato, ma potrebbe averne l'ascendente, quindi potrebbe avere l'ascendente in Acquario, Bilancia, Gemelli, oppure comunque un tema natale ricco di questi 3 segni nei pianeti, diciamo, principali che strutturano la personalità, quindi anche il modo di vivere i sentimenti, quindi appunto la Luna, Venere, piuttosto che Mercurio e Marte, quindi anche l'erotismo e la sessualità. Quindi vi ripeto, sicuramente il re di spade è un personaggio, diciamo, non ostile, pur venendomi in accezione, diciamo, negativa da ostacolo, però non è necessariamente un personaggio ostile, è semplicemente una persona che non è particolarmente magari focosa o che a parole può raccontare di saper fare di tutto, d'accordo, come fanno tanti, no? Che ingigantiscono le loro abilità e le loro prestazioni, poi in realtà non è proprio esattamente così. Ecco, attenzione, perché questo re di spade potrebbe far parte proprio della fattispecie, cioè potrebbe essere la classica persona che obiettivamente vanta delle, diciamo così, capacità amatorie particolarmente importanti, profonde, focose, passionali, invece non è una persona particolarmente passionale, d'accordo? È una persona che ama molto la conquista, difatti è un personaggio di spade,
quindi vuole primeggiare rispetto a dei rivali, perché è una persona abituata alla battaglia e che non teme la lotta, non teme la guerra, però obiettivamente è anche una persona che utilizza molto la logica, quindi può essere un ipercritico, è una persona molto razionale, d'accordo? Quindi obiettivamente è una persona che con molta intelligenza, capacità comunicativa, perizia ed esperienza potrebbe proprio riuscire in qualche modo a conquistarvi, ma obiettivamente, vi ripeto, è una persona che ha effettivamente una forte presenza del mentale, parliamo di spade, che a volte potrebbe proprio castrare, diciamo, l'intenzionalità focosa della regina di coppe. Cioè voi, a differenza di questa persona, vi presentate come donne, comunque come persone molto focose, molto passionali, molto energiche da un punto di vista emotivo e sentimentale. Ecco, questo re è tutto fuorché sentimentale. Quindi non è la classica persona romantica che voi potreste andare a conoscere, ad incontrare, ma è sicuramente una persona, vi ripeto, che obiettivamente potrebbe incensare molto le sue capacità, ma poi all'atto pratico voi potreste esserne comunque deluse. Inoltre, nel caso in cui voi vogliate una storia con questa persona, attenzione, perché come vi ho detto poco fa, il re di spade è un po' allergico alle storie profonde, quindi questa persona potrebbe poi non voler, diciamo, creare un vero e proprio legame d'amore con voi, ma magari semplicemente, diciamo, creare quelle sorte di amicizie con benefits che si usano tantissimo, diciamo, ai nostri giorni. Quindi potrebbe sicuramente essere una persona che sicuramente vi vorrà corteggiare, che sicuramente vorrà vivere con voi momenti di grande, diciamo, intensità, una persona che vorrà vivere, diciamo, con voi anche dei momenti, per carità, molto belli, molto intensi, ma obiettivamente poi una persona che all'atto pratico evidentemente non sarà poi così focosa, passionale e soprattutto sentimentale, d'accordo? Quindi ragazzi, ovviamente potrebbe questo re di spade appunto essere stato, diciamo, estratto in posizione di ostacolo, perché purtroppo potreste sentirvi un po' deluse dalla presenza e comunque dalle capacità, vi ripeto, amatorie di questa persona, che invece potrebbe avere grandi capacità oratorie, ma poco amatorie, d'accordo? Quindi una persona un po' fredda, di grande fascino, per carità, ma vi ripeto, al di là di questo, poi è una persona anche molto egoista, che pretende più di ricevere piuttosto che dare, cioè una persona che in qualche modo si sente soddisfatta anche semplicemente della conquista, poi però non scava tanto a fondo, d'accordo? Quindi a volte può risultare una persona un po' inconcludente o, vi ripeto, insoddisfacente da un punto di vista proprio passionale e ovviamente, vi ripeto, da un punto di vista carnale, d'accordo? Quindi sicuramente è una persona che potrebbe piacervi e vi piacerà. Ma vi ripeto, al di là del fascino iniziale, voi noterete comunque delle caratteristiche che potrebbero deludervi, da un punto di vista ovviamente proprio erotico e passionale, perché questa stesa ovviamente vuole andare ad indagare in particolar modo questo, d'accordo? Quindi una persona, vi ripeto, un po' egoista, vuole più ricevere piuttosto che dare, d'accordo? Quindi una persona che potrebbe, diciamo, pretendere o comunque portarvi maggiormente appunto a dovervi di nuovo sacrificare, come magari spesso ha fatto la regina di coppe, per assecondare i suoi bisogni, i suoi piaceri, ma diciamo senza dare obiettivamente grande ascolto ai vostri. D'accordo? Vediamo un po' però a questo punto il consiglio degli arcani, come poter, diciamo, gestire questa situazione. E qui abbiamo l'otto di bastoni, ragazzi, guardatevi ovviamente attorno, perché l'otto di bastoni parla di, vedete, tantissime comunicazioni,
parla ovviamente di quindi altre proposte che vi arriveranno da altre persone. Quindi l'otto di bastoni, come vi dicevo con la regina di coppe, parla proprio di altri corteggiatori, per cui ragazzi sicuramente non vi annoierete nelle prossime settimane, anche nei prossimi mesetti, assolutamente no. E di conseguenza ovviamente avrete tanti altri corteggiatori, ragazzi. L'otto di bastoni parla sicuramente di, vi ripeto, molte proposte, inviti, chat, comunicazioni che porteranno a dei cambiamenti molto veloci e repentini. Vedete questi bastoni come arrivano, diciamo, velocemente, no? Si stanno catapultando su questo bel giovane. Ecco, quindi obiettivamente voi riceverete, vi ripeto, delle proposte da più pretendenti o da più comunque corteggiatori o corteggiatrici. Quindi sicuramente persone che ovviamente saranno molto interessate, bastoni, quindi molto attratte fisicamente da voi e che quindi potrebbero sicuramente soddisfarvi da un punto di vista erotico e carnale decisamente 1000 volte di più rispetto a questo re di spade. Quindi evidentemente arriverete, non dico a, diciamo, frequentare contemporaneamente più persone, però a mio avviso è probabile, cioè nel senso che voi, insoddisfatte rispetto a questo re di spade, potreste proprio decidere di in qualche modo intraprendere comunque altre frequentazioni con altre persone, che però, ecco, a differenza di questo re di spade, da un punto di vista fisico e carnale vi daranno veramente tanto, perché l'otto di bastoni parla di appagamento, parla di divertimento, parla di incontri molto focosi e anche molto pepati, che obiettivamente lasceranno spazio appunto ad incontri carnali ed erotici, diciamo anche decisi a seguito di poca razionalità e ragionevolezza, quindi coglierete al volo, diciamo, determinate occasioni, ma ovviamente pur accadendo molto in fretta, certi incontri saranno comunque molto soddisfacenti, d'accordo? Quindi potrebbero essere, diciamo, degli incontri con un erotismo, diciamo, vissuto fine a se stesso, quindi senza alcun tipo di impegno, ma che obiettivamente vi appagheranno tantissimo, proprio perché potrebbero essere, diciamo, ottenuti nei ritagli di tempo, quindi quando avrete tempo, in magari circostanze particolarmente proibite, ovviamente situazioni che però accenderanno ancora di più la voluttà e il desiderio e di conseguenza qui c'è proprio l'andare a consumare, diciamo, dei veri e propri momenti importanti a 360 gradi, diciamo così, però quindi vissuti sia con il corpo ma anche ovviamente con l'emotività e ovviamente con la passione, per cui voi vi sentirete molto appagati e appagate molto di più, vi ripeto, da incontri fugaci con persone ovviamente dalle quali non vi aspettate sicuramente una storia, piuttosto che invece con questo re di spade. E quindi vi viene appunto consigliato di in qualche modo approfondire queste altre conoscenze, perché nonostante possano sembrare semplicemente delle, diciamo, conoscenze con una finalità unicamente rivolta alla sessualità, potrebbero invece rivelarsi qualcosa di molto più profondo, d'accordo? Quindi potrebbe nascere un rapporto, un sentimento reale. Quindi prendete sempre in considerazione anche eventualmente altre persone, cioè non vi ovviamente dedicate, come invece vorrebbe sempre fare la regina di coppe, unicamente ad una persona che non vi appaga, d'accordo? Ragazzi e ragazze, ovviamente nessuno di noi deve sentirsi mai obbligato in una storia, in una relazione dove non si è appagati, cioè nessuno di noi deve sentirsi obbligato ovviamente al vivere una storia con una persona che ovviamente non ci appaga fisicamente e neanche sentimentalmente, perché vi ripeto che il re di spade è una persona che dimostra poco, pur provando magari dei sentimenti comunque importanti, ma non è una persona particolarmente affettuosa. E io lo ripeto sempre, non sentitevi obbligati e obbligate mai a dover compiacere i bisogni
bisogni delle altre persone, perché anche la nostra vita ha un valore, deve avere un valore. Anche voi avete diritto alla felicità, all'appagamento del cuore e dei sensi. Quindi non sentitevi mai ovviamente obbligate ad accettare, vi ripeto, il corteggiamento, la presenza di una persona nella vostra vita. Questo assolutamente mai. Nonostante possa essere la persona migliore del mondo, ma voi dovete rendere migliori la vostra vita, non quella degli altri, d'accordo? Quindi dovete cercare di rendere sempre più appunto felice e appagata la vostra esistenza. Mettetevi come priorità. Io questo lo ripeto sempre, d'accordo? Quindi tenere comunque sempre uno sguardo ovviamente aperto anche ad altro, proprio nel momento in cui c'è questo re di spade che non vi soddisfa. Ovviamente se non fosse stato estratto questo re di spade in accezione negativa era pressoché inutile ovviamente consigliarvi comunque di mantenere un occhio vigile anche su altro, ma in questo caso vi ripeto, questo re di spade non sarà in grado in qualche modo di soddisfarvi appieno, d'accordo? Rappresenterà per voi una sorta di illusione e disillusione, di conseguenza è giusto ovviamente cercare di mettersi come priorità. D'accordo? E avrete tante possibilità, ragazze, ve l'ho detto già da inizio stesa con la regina di coppe, qui le possibilità sono veramente tante, d'accordo? E le coglierete al volo, perché vi ripeto, l'otto di bastoni parla proprio di situazioni colte in maniera molto rapida, diciamo, rapacemente, proprio perché ovviamente sarete supportati anche da un desiderio fino ad ora inappagato e inascoltato, d'accordo? Ora ragazzi, vediamo invece in questa penultima posizione il futuro più prossimo, quindi entro i prossimi giorni, le prossime settimane, che cosa accadrà ovviamente da un punto di vista appunto erotico. Vediamo un po'. Allora, e qui abbiamo la carta del 3 di bastoni. Allora ragazzi, il 3 di bastoni parla appunto dell'esplorazione, della scoperta appunto, vedete, di altre frequentazioni, quindi 3 di bastoni, che porteranno sicuramente a voi grande positività, bastoni, proprio soprattutto da un punto di vista fisico e soprattutto, come vi ho detto poco fa, anche grande evoluzione, perché la carta del 3 di bastoni, come tutte le carte di grado terzo, rappresentano appunto l'evoluzione ed è ovviamente supportata come carta dal terzo arcano maggiore, che è l'imperatrice, che rappresenta una donna gravida. Quindi qui ci saranno delle ottime notizie ed ottime novità, soprattutto da un punto di vista fisico e da un punto di vista carnale. Delle novità che, vi ripeto, nasceranno proprio dall'incontro, vedete, con più di una persona, perché qui abbiamo questa stupenda ragazza, ovviamente con questi altri due bellissimi giovani, che quindi andranno per aspetti differenti appunto a comunque soddisfare questa giovane donna. Il 3 di bastoni, ragazzi, ci conferma un po' l'8 di bastoni per quanto riguarda le notizie in arrivo, quindi sicuramente ci saranno chat, notizie, telefonate, quindi comunicazioni e tentativi che verranno ovviamente portati avanti da diverse persone per potervi raggiungere. Quindi sicuramente il 3 di bastoni parla di energia, realizzazione. È una carta molto dinamica, d'accordo? Che parla appunto anche di piccoli regali, vantaggi, sorprese, aiuti anche da parte del karma e del destino, soprattutto ovviamente ottenute grazie a piccoli viaggi e spostamenti, perché voi potreste appunto effettuare un piccolo viaggio o eventualmente qualche spostamento per raggiungere per esempio nei weekend un luogo di vacanza, piuttosto che comunque delle uscite anche semplicemente con le vostre amiche o con i vostri amici. Ecco, in questi momenti, quindi durante questi spostamenti, voi andrete a conoscere nuove persone che risulteranno, diciamo, eroticamente molto cariche e maggiormente aderenti al vostro modo di voler vivere la sessualità. Ovviamente, ragazzi, il 3 di bastoni parla però non soltanto, vi ripeto, di sessualità fine a se stessa, ma anche di evoluzione.
quindi comunque di rapporti che potrebbero poi diventare anche delle vere e proprie storie. Quindi persone utili, diciamo, con le quali collaborare per un risultato ovviamente comune, cioè godere anche dell'aspetto fisico e carnale di un rapporto, ma non mancherà anche l'apporto affettivo. D'accordo? Quindi incontri molto molto stimolanti con più di una persona. D'accordo? Che quindi porteranno ovviamente a grande soddisfacimento, soprattutto da un punto di vista appunto fisico. D'accordo? Ma più di una persona, quindi non ce n'è una soltanto. Quindi aspettatevi, vi ripeto, più conoscenze nei prossimi giorni, nelle prossime settimane e delle ottime novità. Tra l'altro, ragazzi, il 3 di bastoni, come ovviamente le prime 3 carte numerali dei bastoni, ci offrono proprio di per sé le tempistiche ovviamente di questi incontri. Appunto l'asso, il 2 e il 3 di bastoni generalmente rappresentano la prima decade di un mese o comunque tra 10 giorni. Vi faccio un esempio: nel caso in cui voi guardiate questo video i primi giorni di settembre, entro la prima decade del mese di settembre qui ci saranno delle ottime novità, d'accordo? O comunque tra 10 giorni. D'accordo? Quindi dall'1 al 10 del mese o comunque tra una decina di giorni. Quindi aspettatevi già dell'ottimo movimento per quanto riguarda, vi ripeto, soprattutto gli spostamenti, quindi uscite piuttosto che appunto weekend trascorsi o appunto da soli o con amici, saranno assolutamente proficui per trovare e conoscere più di una persona, vi ripeto, non una soltanto. D'accordo? Ora ragazzi, in quest'ultima posizione invece cerchiamo appunto di capire che cosa vi aspetta ovviamente in un futuro più distante, quindi l'esito definitivo della risposta appunto alla domanda della stesa. Ma che carta meravigliosa! Allora, qui abbiamo la carta del risveglio, ossia il 20° arcano maggiore, e quindi la carta del giudizio. Allora, la carta del giudizio è una carta che io amo da morire perché rappresenta proprio il cambiar pelle, vedete? Quindi una rinascita incredibile, fantastica, non soltanto da un punto di vista fisico ovviamente ed erotico, ma anche da un punto di vista sentimentale. Ragazzi, cosa vi ho detto con l'8 di bastoni e col 3 di bastoni? Che comunque qui qualcuna di queste nuove conoscenze si sarebbe poi trasformata in qualcosa di più e quindi tenerle d'occhio. Ebbene, accadrà proprio esattamente così. Perché la carta del giudizio parla ovviamente dell'arrivo di sorprese inattese, anche molto positive, quindi di nuove conoscenze, di un grande successo in amore, di una rinascita che porterà dei grandi cambiamenti anche nella vostra stessa vita. Addirittura la carta del giudizio può parlare della conoscenza con l'anima gemella. Quindi parla sicuramente dell'arrivo di una persona molto importante per voi che andrà a cambiare diametralmente la vostra vita e che vi darà a pagamento non solo fisico ma anche sentimentale. D'accordo? Quindi arriveranno ovviamente dichiarazioni. Di nuovo ragazzi una carta di comunicazioni, perché il giudizio rappresenta proprio le comunicazioni, quindi notizie, telefonate, sms, messaggi, dichiarazioni, comunicazioni di ogni genere, che mi viene ovviamente questa caratteristica appunto delle tante comunicazioni ribadite già in 3 arcani, quindi aspettatevi, vi ripeto, molte conoscenze, comunque una vita sociale molto più aperta di quanto lo sia stata sino ad ora, e vi ripeto quindi nuove conoscenze, una in particolare che diventerà veramente molto importante, una persona con la quale voi andrete a vivere anche proprio una sessualità molto diversa dal solito, perché appunto la carta del giudizio parla di situazioni estremamente nuove, quindi diciamo un cambiamento nelle abitudini che però ovviamente sarà positivo, cioè voi ne sarete strapagate.
Attenzione ragazzi che la carta del giudizio però può parlare anche di ritorni dal passato. Io devo onestamente darvi sempre tutte ovviamente le specifiche di un arcano, quindi con la carta del giudizio aspettatevi anche il ritorno di una persona del passato, però ragazzi ovviamente non una persona che vi ha fatto soffrire o comunque una persona che non è cambiata, cioè il giudizio rappresenta sì qualcuno che torna dal passato ma che è cambiato veramente in maniera radicale, d'accordo? Quindi non andrete più a vivere le stesse situazioni, ma vivrete situazioni totalmente nuove. Non in questo mazzo, ma in mazzi più tradizionali, la carta del giudizio infatti è rappresentata da persone che risorgono dal proprio sepolcro, cioè fuoriescono dalle tombe, d'accordo? Quindi sì, può essere qualcuno che appunto torna dal lontano passato, ma ovviamente una persona completamente cambiata, d'accordo? Quindi qui vi aspetta veramente un grande amore, nuove notizie, nuovi incontri di cui uno diventerà veramente molto importante. Tempistiche, argomento tempistiche, che è un argomento che a voi piace da morire, anche perché in questo caso è veramente di una positività esagerata, perché le tempistiche della carta del giudizio sono rapidissime, quindi vanno ovviamente da pochi giorni a 2 o 3 mesi circa, generalmente però si attesta attorno ad un mese. Quindi sicuramente entro pochissime settimane, al massimo vi ripeto 2 o 3 mesi, voi andrete a veramente iniziare una storia molto importante che cambierà proprio le basi della vostra esistenza con una di queste persone che voi andrete appunto a conoscere entro qualche settimana e, come vi avevo detto, appunto diventerà una persona molto importante. D'accordo? Quindi sicuramente farete nuove esperienze, di cui una in particolare vi regalerà grande sessualità. Allora, scusate, come al solito ho mosso la telecamera. Allora, per quanto riguarda i segni zodiacali legati alla carta del giudizio, sono l'Acquario e i Pesci. Quindi potreste incontrare appunto una persona dell'Acquario o dei Pesci, o che abbia un ascendente appunto in Acquario e in Pesci, oppure un tema natale ricco proprio di questi 2 segni nei pianeti principali che vi ho menzionato appunto poco fa. D'accordo? Quindi sicuramente qui abbiamo segno d'aria, quindi Acquario, e segno ovviamente d'acqua, quindi Pesci. D'accordo? Generalmente. Per quanto riguarda appunto i luoghi dove voi potreste maggiormente incontrare ovviamente queste persone, abbiamo sicuramente di nuovo gli aeroporti, quindi per esempio come vi dicevo con il 3 di bastoni, luoghi di spostamento, quindi durante un viaggio, ma anche per esempio emittenti radiofoniche, quindi comunicazione in primo piano, per esempio cinema, teatro, quindi luoghi mondani dove appunto ci sia una coralità di persone, quindi non in ambienti isolati, e dove voi potreste appunto iniziare delle comunicazioni molto favorevoli con più di una persona. D'accordo? Quindi vi ripeto, sicuramente una persona che vi saprà appagare, una persona in particolar modo molto eccentrica, molto originale ed intelligente, una persona libera da pregiudizi, un individuo fortemente magnetico e stimolante e che potrebbe tra l'altro svolgere tra le professioni tipiche riconosciute appunto e legate all'arcano del giudizio appunto mestieri, lavori non proprio diciamo consueti, per esempio un aviatore, un astronauta, oppure per esempio appunto un astrologo, un cartomante, un tarologo o per esempio chi si occupa di comunicazione, un giornalista televisivo piuttosto, oppure ama i viaggi, esattamente motivo per cui voi potreste incontrarvi durante un viaggio, quindi un professionista freelance. Quindi vi ripeto, comunque una personalità molto eccentrica, ma ovviamente per voi sicuramente particolarmente magnetica, d'accordo? Quindi una persona che o lavora nelle comunicazioni o telecomunicazioni o una persona che, vi ripeto, svolge un mestiere o una professione non proprio, diciamo così, consueta, ma che ovviamente ne esprimono originalità, creatività, grandissima intelligenza e apertura mentale.
d'accordo? O comunque una persona che viaggia molto, si sposta molto per lavoro o che incontrerete appunto in un viaggio o che fa dei propri viaggi il proprio lavoro. Molti YouTuber fanno della propria grande passione appunto il viaggio e la conoscenza di nuove terre. Bellissimi video ci sono appunto online su YouTube proprio di YouTuber a mio avviso straordinariamente bravi e anche molto coraggiosi, perché si recano in luoghi particolarmente, diciamo, anche inospitali e permettono però a tutti noi di conoscere anche ambienti dove magari noi non andremo e in cui noi non ci recheremo mai, d'accordo? Quindi potrebbe essere, ma perché no, proprio un appartenente per esempio a questo ambito professionale, d'accordo? Quindi personalità veramente molto temerarie, coraggiose, persone, vi ripeto, di gran spirito d'avventura e dunque si capisce il fascino che hanno queste persone, d'accordo? Quindi vi ripeto, situazione brevissima, vi ripeto tempistiche molto brevi, ragazzi, qualche settimana al massimo, un paio di mesi, e nascerà tutto da queste nuove comunicazioni. Quindi questa persona completamente nuova riuscirà ad allontanarvi, diciamo, dalle delusioni che vi apporterà, ahimè, appunto, questo re di spade. Allora, visto che quindi questa stesa ovviamente ci mette dinanzi appunto a più di un personaggio che potrebbe, allora mettiamolo qui, far parte appunto della vostra vita, io direi di appunto estrarre anche 2 oracoli per cercare di appunto capire come sarà da un punto di vista proprio erotico il rapporto con questo re di spade e poi ovviamente con questi personaggi che incontrerete a breve e ovviamente in particolar modo con questo giudizio. Vediamo un po'. Voi sapete che io cambio spesso ovviamente poi la tipologia di stesa, scelgo man mano in diciamo corso d'opera cosa poter utilizzare a seconda ovviamente del risultato e a mio avviso qua è anche carino, no? Cercare di indagare un po' di più, vediamo un po' cosa ci dicono appunto gli oracoli dei Sexual Magic Oracles, vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Oh, scusate, ho spostato l'8 di bastoni. Allora. Perfetto, allora mettiamo in questa posizione il mazzo. Allora, vediamo un po', dunque, questa carta si riferisce al re di spade, quest'altra ovviamente al tre di bastoni e questa, chiaramente, quest'altro oracolo alla carta del giudizio. Vediamo un po', allora, con questo re di spade cosa accadrà? Vediamo un po'. E qui abbiamo sicuramente, vedete, la carta del potere, il potere della passione, cioè tra voi e questa persona sicuramente ci saranno degli incontri molto belli, degli incontri sicuramente, vedete, di anime, quindi ve lo dicevo, una persona che comunque ambirà molto appunto alla conquista, carta del potere, e ovviamente vi vorrà accanto a sé. Però ragazzi, questo mazzo di oracoli presenta anche scene di intimità. Questa non è una scena, diciamo, è una scena di complicità, sì, ma non di intimità vera e propria, d'accordo? Ecco, è questo il problema, diciamo, probabilmente di questo re di spade. E vedete, mi viene ribadito anche poi successivamente lo stesso discorso appunto dalla carta dell'oracolo, dei Magic Oracles, perché obiettivamente sì, potrete vivere dei momenti molto intensi con questa persona che vi farà capire che vi desidera e vuole conquistarvi, ma obiettivamente, vi ripeto, potrebbe essere appunto una persona non in grado del tutto e sempre, vedete, di andare oltre questo momento, quindi il momento della conquista, il momento della complicità. Sicuramente è una persona che, vi ripeto, vuole avervi, vuole tenervi tra le sue braccia, ma non necessariamente solo in modo romantico, ma proprio
molto di più con un senso di conquista e del possesso, che però è diverso rispetto al romanticismo, d'accordo? E soprattutto rispetto appunto al consumare in maniera vera e propria appunto dei rapporti. Cioè, con questa persona, vi ripeto, ci saranno dei momenti molto belli e molto importanti, anche momenti dove questa persona vi farà capire appunto tutta la sua attrazione, ma soprattutto ovviamente il vincolo forte che vi legherà l'uno all'altra, un vincolo anche e soprattutto mentale, d'accordo? Però evidentemente è anche comunque mancante di qualcosa in più. Vediamo invece per quanto riguarda questo 3 appunto di bastoni. Allora, e qui abbiamo la carta, vedete, del perdono e soprattutto guardate il simbolo dei pesci. Cosa vi ho detto con il giudizio? Pesci e acquario, e vi avevo detto che ovviamente la carta del giudizio può riferirsi anche al ritorno di qualcuno dal passato, persona che ovviamente inizierete a sentire tra tutte queste altre persone che appunto a breve sentirete, conoscerete, quindi all'interno di questo 3 di bastoni. Quindi vi confermo che questa persona identificata dall'arcano del giudizio farà parte delle persone appunto che a breve voi avrete modo di sentire o risentire nel caso in cui venga dal passato entro appunto una decina di giorni o nella prima decade comunque del mese in cui andrete a vedere ovviamente questo video, perché fa, come vi avevo detto, parte appunto di queste persone identificate dal 3 di bastoni e dall'8 di bastoni. Ecco, la carta del perdono che cosa ci rimanda? Sicuramente, vi ripeto, alla necessità di perdonare una persona che potrebbe appunto avervi ferito, che potrebbe aver fatto parte del vostro passato, però non nelle modalità che voi avreste proprio così preferito. Quindi rimane pur sempre una persona del passato che però, come vi dicevo con la carta del giudizio, potrebbe tornare veramente completamente cambiata e voi arriverete a perdonare obiettivamente questa persona o comunque magari non solo questa persona, ma magari delle piccole mancanze appunto messe in atto da altre persone che potrebbero però comunque soddisfarvi da un punto di vista fisico. D'accordo? Vediamo in questa posizione invece in riferimento nello specifico appunto alla carta del giudizio. Ecco, e qui abbiamo la carta della libertà. Allora ragazzi, vedete? Il tagliare con situazioni insoddisfacenti. Allora, nel momento in cui qui ritornerà questa persona dal passato o comunque voi conoscerete questa persona completamente nuova e ovviamente capirete che è la persona giusta, perché vi dicevo con la carta del giudizio che capirete che questa è la persona giusta per voi, addirittura potrebbe essere la vostra anima gemella, voi taglierete con tutte queste situazioni, ovviamente che affolleranno i vostri prossimi giorni, le vostre prossime settimane, e andrete evidentemente anche a tagliare con questo re di spade, perché qui c'è proprio la chiusura con delle situazioni che non vi soddisfano più per poter ovviamente dare spazio a qualcosa di nuovo. Ragazzi, la definizione, diciamo, cartomantica, classica di questa carta, della carta della libertà, è la seguente: un colpo di fulmine, un cambiamento repentino porterà ad una rottura drastica, veloce e determinata in riferimento a situazioni del passato. D'accordo? Quindi voi andrete a cancellare qualsiasi persona sino ad ora non vi abbia soddisfatto, o anche situazioni stupide, superficiali, voi le andrete a cancellare, ad eliminare, perché per voi sarà fondamentale concentrarvi su questo meraviglioso nuovo personaggio o persona nuova ma del passato, che torna completamente rinnovata e che vi darà, soprattutto da un punto di vista, vi ripeto, anche erotico, vi farà provare delle nuove emozioni e delle nuove sensazioni. D'accordo? Dunque, ragazzi, ovviamente, come dico sempre, mi raccomando,
cercate ovviamente di avere sempre forza, determinazione, coraggio, cercate sempre di mettervi, ragazzi, come grande ovviamente priorità in qualsiasi cosa voi ovviamente andiate a fare, in amore, per quanto riguarda la vostra professione. Ragazzi, puntate alla realizzazione di voi stessi. D'accordo? Veramente fate della vostra vita un'opera d'arte, ma sul serio. Quindi mettetevi come priorità nella famosa scala, no? Piramide delle appunto necessità, dei bisogni e delle priorità, mettetevi al primo posto. D'accordo? Qui arriverà la persona giusta e tra l'altro neanche tra tanto tempo. D'accordo? Questo Re di Spade, a mio avviso, sicuramente ovviamente ha poco tempo al vostro fianco, perché voi agirete, vedete, come ci suggerisce la carta della libertà, tagliando ormai qualsiasi ponte ricordo con qualcosa che del passato non vi ha ovviamente più soddisfatto. D'accordo? Dunque ragazzi, vi ripeto, io poi tendo sempre a rifare ovviamente le stese, di conseguenza andremo a tenere d'occhio comunque questa situazione. Come sempre però mi raccomando, forza, coraggio, determinazione, mettetevi come priorità, buona fortuna e soprattutto a presto!